tutti e benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale. Come avrete intuito dal titolo qui sotto, nel video di oggi ho pensato di mostrarvi come lavo i miei pennelli da trucco sporchi e il mio beauty blender. Non si tratta di un'operazione particolarmente complicata, tutt'altro, però ho due prodottini che la rendono ancora più semplice e veloce e in ogni caso vi darò anche un'alternativa per prodotti decisamente facili da reperire per ognuno di voi. In più vorrei fare un piccolo outing perché in realtà ho iniziato a lavare regolarmente i miei pennelli solo qualche anno fa. Prima li tenevo sporchi all'inverosimile, poi magari mi venivano dei brufoli grossi così in faccia e io a chiedermi: ma come mai? Ma cos'è successo? Cosa è successo? È successo che molto probabilmente se usi dei pennelli putridi sulla faccia è ancora più probabile che ti escano irritazioni, brufoli e cose del tutto spiacevoli. E inoltre i pennelli hanno anche un costo e quindi mi sembra più che giusto tenerli anche nelle loro condizioni ottimali. Me ne è appena caduto uno. In ogni caso i pennelli vanno lavati almeno una volta alla settimana, soprattutto se vi cadono sul pavimento. Il mio retaggio familiare mi portava a non lavarli mai perché mia madre a tutt'oggi, che io sappia, non lava mai né i pennelli né le spugnette, al limite li cambia e li compra nuovi. Sbagliatissimo ragazzi, mi raccomando, una volta alla settimana. Adesso direi di passare immediatamente al video in sé dove vi mostrerò i prodottini e come li utilizzo. A mio parere uno dei prodotti più validi per pulire i pennelli da trucco è il Blender Cleanser della Beauty Blender, perché deterge i pennelli a fondo in poche passate e senza rovinare le setole. È un po' difficile da trovare, ma vale la pena provarlo. Se vi interessa saperne di più e conoscere il prezzo, troverete il link sul mio blog come al solito. Un altro prodotto molto utile è la Brush Cleansing Palette della Real Techniques. Fra poco la vedrete in azione e capirete il perché. Ok, ora che abbiamo i nostri due attrezzi del mestiere a disposizione, vi mostro come li utilizzo. Come vedete ho qui il pennello che uso per applicare la terra. Lo bagno leggermente con l'acqua, dopodiché prelevo un po' di Blender Cleanser spingendo sulla pompetta in questo modo e qui entra in gioco la Cleansing Palette. Come vedete si tratta di un attrezzo in gomma con una parte a rilievo sulla base con diverse forme e diverse dimensioni. Passando il pennello al di sopra della base potete far penetrare il detergente a fondo e rimuovere le tracce di trucco velocemente senza irritare le mani. Dopo aver passato il pennello un paio di volte sulla base aggiungo un po' d'acqua e vado a sciacquare gradualmente il detergente. Per finire elimino l'acqua in eccesso dalle setole strizzandole in questo modo e metto il pennello ad asciugare facendo attenzione di non appoggiare le setole alla superficie per non alterarne la forma. Dopodiché ripeto ovviamente la stessa cosa per ogni pennello, utilizzando la Cleansing Palette dalla parte con la grana più piccola per i pennelli di dimensioni inferiori e la parte con la grana più grande per i pennelli di dimensioni maggiori. Per pulire il Beauty Blender utilizzo invece un'altra tecnica. Faccio penetrare il Blender Cleanser direttamente nella spugnetta, poi la bagno leggermente e faccio uscire lo sporco strizzandola fra le dita proprio come vedete. Ripeto questa operazione fino ad aver eliminato tutto il trucco contenuto all'interno. Un'alternativa a quella che vi ho proposto è di sostituire il Blender Cleanser con uno shampoo molto delicato, ad esempio quello per neonati, e lavare i pennelli facendoli scorrere direttamente sul palmo della mano in questo modo. I pennelli di Beauty Blender sono puliti, ora non mi resta che lasciarli asciugare per tutto il tempo necessario. E voilà, questo è il modo in cui io lavo i miei pennelli da trucco e il mio Beauty Blender. Come avete visto niente di troppo complicato, però i due prodottini che vi ho mostrato lo rendono ancora più semplice e ancora più veloce. Come dicevo nel corso del video, in ogni caso potete sostituire il Beauty Blender Cleanser con uno shampoo per capelli per neonato, quindi un prodotto molto delicato che non vada a rovinare le setole, e potete pulire i pennelli direttamente sul palmo della mano. La cosa importante da ricordarsi è però di fare attenzione quando li mettete ad asciugare che le setole non siano a contatto con la superficie perché potrebbe cambiarne la forma. In estate, se volete, potete metterli ad asciugare anche in esterno in modo che asciughino più in fretta. Attenzione però non sotto la luce diretta del sole.
Credo di avervi detto proprio tutto. Vi ricordo che sul mio blog troverete i link per reperire online i 2 prodottini che vi ho mostrato, l'indirizzo è nella info box qui sotto. Se questo video vi è piaciuto, come ogni volta vi invito a cliccare mi piace in modo che io possa saperlo. Mi raccomando ragazze, lavate i vostri pennelli da trucco, è importantissimo. Se vi va potete anche condividere questo video, metterlo tra i preferiti, ma soprattutto se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video. Per oggi non c'è davvero altro, io vi auguro una favolosa giornata, vi mando un grandissimo bacio e noi ci vediamo alla prossima, ciao!